Bene amici, oggi scopriamo insieme il Cayman S600, un'imbarcazione con una lunghezza fuori tutto di 17,88 metri e una larghezza di 4,87 metri. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa si trova un'enorme plancetta aggiunta allo scafo che occupa l'intera larghezza della barca, plancetta che può essere anche regolata in altezza grazie ai pistoni idraulici che consentono quindi di utilizzarla anche come tender lift. Al centro si trova la scaletta di risalita dall'acqua, scaletta scomparsa, quindi lascia lo specchio di poppa libero da ingombri, e qui c'è la predisposizione per la scala per aiutarci appunto nella risalita dall'acqua. Frontalmente c'è l'accesso per la cabina marinaio composta da un letto e da un bagno separato con altezza interna di circa 1,60 m nella porzione inferiore e 1,85 m nella zona più alta. Opzionalmente è possibile rimuovere questa cabina e creare un unico grande garage tender, perché guardate c'è anche la predisposizione per il sollevamento. In questo modo sarà molto semplice perché si solleva il tender con la plancetta e c'è solo appunto da inserirlo all'interno del garage. L'accesso a bordo è simmetrico con 3 gradini. Qui c'è la passerella scomparsa che ci consente quindi di scendere agevolmente in pontile, e qui vediamo anche la zona di ormeggio dedicata alla postazione di ormeggio, perché ci sono i passacima con i rulli, la bitta e il winch con un vano di raccolto della cima. In questo modo è possibile lasciare l'intero piano pulito alla vista e la cima verrà raccolta all'interno di questo gavone. È presente anche la predisposizione per l'alloggio dei pali della tenda. In questo modo è possibile ombreggiare l'intera porzione di poppa che vede in questo layout un divanetto a forma di C molto ampio con schienali che possono essere inclinati a formare una chaise longue, oltre alla possibilità di abbassare il tavolo. Infatti è sufficiente schiacciare un pulsante presente qui lateralmente per poter regolare in altezza il tavolo e porlo a livello della tappezzeria, e con l'aggiunta di un cuscino creare un unico grande prendisole di poppa. Guardate qui quanto è facile muoversi a bordo, c'è tanto spazio, e abbiamo anche qui gli interruttori di sicurezza per interrompere il flusso di carburante in caso di emergenza, ma opzionalmente c'è la predisposizione per poter installare la seconda postazione di comando grazie al joystick della motorizzazione IPS. E a proposito di motorizzazione vi mostro la sala macchine, perché è sufficiente sollevare questa maniglia ed entriamo tramite questa scala nella sala macchine. Qui vediamo la doppia motorizzazione IPS fornita da Volvo Penta. Scendiamo letteralmente all'interno perché vi faccio vedere quanto spazio c'è. Tutta l'area è dedicata alla manutenzione e all'ispezione dei motori. Vedete, siamo all'interno e c'è tutto a portata di mano, tutto facilmente accessibile. Qui abbiamo anche il Seakeeper installato che ci fornisce il massimo della stabilità, e motorizzazione, vi dicevo, IPS 950, che è quella consigliata dal cantiere, ma arriviamo anche alla 1300. Vi mostro anche l'altezza della sala macchine per darvi un'idea appunto di quanto è semplice e comodo accedere a questi motori e come possiamo muoverci senza nessuna difficoltà. Ritorniamo in coperta e vi mostro l'ingresso in cabina. Qui vi faccio vedere anche la doppia porta d'ingresso a scorrimento che mantiene le linee pulite e al tempo stesso non crea dislivelli, perché vedete è un unico piano. In questo modo c'è una continuità tra l'interno e l'esterno, ma al tempo stesso basta chiudere le porte per isolare i due ambienti. Entrando vediamo sulla sinistra la zona dedicata alla cucina, c'è questa penisola che permette quindi di differenziare i due ambienti. Cucina ovviamente totalmente personalizzabile, tutti i layout di bordo, tutte le rifiniture, i legni, essendo realizzati artigianalmente, sono totalmente personalizzabili su richiesta dell'utente. In questo caso vediamo la cucina con piano cottura a induzione, il lavello presente qui al di sotto della copertura, mentre qui c'è un ulteriore vano. Non manca ovviamente il frigorifero in versione casalinga, è presente anche la lavastoviglie in questo allestimento, il forno, e ci sono anche tanti mobili che permettono quindi di conservare gli oggetti. Anche da quest'altro lato vedete ci sono mobili e ripiani. In questo modo ogni cosa ha il suo posto e riusciamo a tenere tutto in ordine. Opzionalmente è possibile creare anche un salottino sulla destra con un divanetto, e proseguiamo centralmente. La visibilità e la luminosità sono assicurate dalle vetrate laterali, vedete abbiamo le tendine per gestire la luminosità, in alto c'è l'hardtop che scorre integralmente, quindi ci permette di essere sia riparati, per esempio durante la navigazione invernale, ma al tempo stesso possiamo
aumentare sia la luminosità che la reazione e si crea anche un ottimo ricircolo d'aria. Sono anche presenti, vedete, i profili in acciaio che fungono anche da maniglia ai tinti bene per agevolarci il movimento a bordo. Ci sono 2 gradini centrali e arriviamo nel salottino sulla sinistra. Qui troviamo un ulteriore dinette con divano a forma di C. Il tavolo può essere raddoppiato nella sua estensione, vedete, possiamo ribaltarlo e al tempo stesso possiamo anche abbassarlo con l'aggiunta di un cuscino e creare un ulteriore posto letto all'interno, al di sotto dell'hardtop. Frontalmente sul lato di destra si trova l'angolo TV con televisore a scomparsa, vedete, all'interno del mobile. È sufficiente premere un bottone e la TV scorrerà automaticamente, mentre in basso ci sono altri mobili. Guardate qui quanto spazio c'è per riporre gli oggetti. Vi mostro anche quanto è facile muoversi all'interno, vedete, io posso muovermi in totale autonomia e arriviamo quindi nella zona di comando. Qui vediamo la postazione con un unico divanetto con doppio schienale, bolster unico, in questo modo possiamo scegliere se governare in modalità poggiareni o stare comodamente seduti. C'è il gradino in basso che mi consente quindi di puntare i piedi e ho il timone davanti a me. Vedete, c'è spazio anche per il copilota o un passeggero accanto al comandante. Il timone è facilmente raggiungibile. Qui c'è il joystick di controllo della motorizzazione Volvo Penta, il controller dei tergicristalli che vediamo sul parabrezza davanti a noi, doppio display fornito da Garmin con domotica di bordo. Guardate, vi mostro, c'è la schermata dedicata a Cayman con la possibilità di governare tutte le funzioni, tutti i pannelli e guardate, possiamo anche accendere e spegnere le luci. Per esempio io sono qui in coperta, posso accendere le luci delle scale con un semplice interruttore e controllare tutti i piani. C'è una schermata dedicata che mi permette quindi di gestire al meglio tutto ciò che riguarda l'illuminazione, l'aria condizionata o ad esempio anche le sentine e i serbatoi. In questo caso sono anche accese le luci, vedete, queste 2 sono rosse perché sono dedicate alla navigazione notturna e sono installate per non affaticare la vista del comandante. Qui troviamo la doppia manetta di potenza, controller dell'elica di prua e dell'elica di poppa, perché opzionalmente è possibile installare anche un'elica di poppa generosa che ci aiuta ancora di più nelle manovre e in questo modo tra il joystick e la doppia elica di prua è semplicissimo governare l'imbarcazione. Qui troviamo il controller del contacatena, mentre da quest'altro lato c'è il display dedicato al Seakeeper per lo stabilizzatore giroscopico. Conclude la postazione di comando la bussola, ben visibile e centrale in alto. Ci spostiamo sotto coperta, guardate qui, doppio tienti bene da un lato e dall'altro, che ci consente quindi di avere una salda presa e procedere all'interno senza difficoltà. Ci sono questi gradini che ci permettono quindi di arrivare sotto coperta nelle cabine, un corridoio centrale e un disimpegno, perché sulla sinistra verso poppa si trova la cabina armatoriale con bagno separato sulla sinistra dello scafo, doppio lavabo frontalmente, WC rivolto verso poppa. Qui guardate, ci sono le tendine, ma ovviamente è presente la vetrata e l'oblò dedicato per assicurare anche un ottimo ricircolo d'aria, e abbiamo la cabina doccia separata. Cabina doccia con rivestimento in tech, guardate qui che eleganza, che richiama anche una sauna, e abbiamo anche il soffione in alto, oltre ad un'ulteriore vetrata. Vi mostro l'altezza interna, altezza che è conservata in tutte le cabine. Guardate qui, c'è tantissimo spazio, quindi siamo comodamente riparati e protetti all'interno delle cabine e riusciamo anche a muoverci senza difficoltà. Guardate la porta del bagno che è con porta scorrevole, in questo modo non va ad ingombrare l'accesso e quindi è semplicissimo entrare e uscire dal bagno. C'è il corridoio che permette di arrivare nella cabina armatoriale. Guardate qui, abbiamo il letto centrale, tantissimo spazio con mobili e ripiani dove riporre l'abbigliamento, televisore rivolto verso prua frontalmente al letto. Guardate anche qui vetrate da un lato e dall'altro con relativi oblò, ovviamente è disponibile anche l'aria condizionata. Ci sono i 2 comodini su entrambi i lati e guardate qui anche la personalizzazione, perché c'è questa testata realizzata in pelle che ovviamente è totalmente personalizzabile secondo le richieste. Non mancano ovviamente gli armadi e i ripiani, come già detto. Qui c'è un primo armadio, ma anche nel corridoio di accesso c'è l'armadio con anche l'asta per poter agganciare le grucce, mentre qui accanto c'è anche la lavatrice. Vi mostro anche tutti i portelli di ispezione, perché in questo modo possiamo letteralmente spaiolare e controllare tutto ciò che ci serve in caso di necessità. C'è anche quest'altra zona che si solleva al di sotto delle scale per dare accesso agli impianti e ispezionare anche gli accessi ai serbatoi.
Dal disimpegno, dal corridoio, entriamo nella cabina di dritta. Qui c'è la cabina dedicata agli ospiti. Qui vediamo due letti gemelli, singoli, ma che opzionalmente è possibile far scorrere. Guardate, è semplicissimo perché c'è un binario che permette quindi di far scorrere i letti e creare una cabina matrimoniale. Immancabili anche qui la vetrata e il relativo oblò. In questo modo ogni cabina ha la sua reazione, ha la sua luminosità che ogni utente può gestire grazie alla presenza delle tendine. Non mancano le mensole in alto e ovviamente gli armadi dove riporre l'abbigliamento. In questa cabina è presente anche l'ispezione per i contatti interni della console. In questo modo è sufficiente ritirare il pannello e accedere a tutti i contatti interni della console, quindi anche in questo caso tutto facilmente ispezionabile in caso di manutenzione. Ritorniamo nel corridoio e sulla destra si trova il secondo bagno. La barca è configurata con 3 bagni e 3 cabine. Qui vediamo il lavello spostato sulla murata di destra, il WC verso prua. Guardate quanto spazio c'è, ogni cabina ha il suo bagno dedicato che è perfettamente vivibile. In questo caso abbiamo anche la cabina doccia che è separata e anche qui troviamo lo stesso layout presente nella cabina armatoriale, ovviamente di dimensioni leggermente ridotte ma comunque pienamente vivibile, perché guardate, io entro all'interno e posso fare la doccia in totale tranquillità. Abbiamo anche qui il soffione verso l'alto e vi mostro l'altezza. Vedete, io sono all'interno della doccia, quindi c'è un ripiano più alto, ma comunque riesco a stare perfettamente in piedi. Ritornando nel resto del bagno, restiamo nell'altezza conservata interna. Procedendo nel corridoio, arriviamo a prua, dove è installata la cabina VIP. Cabina VIP con letto matrimoniale, tanti ripiani dove riporre l'abbigliamento. Vedete, qui c'è un armadio, ci sono altri cassetti al di sotto, qui ci sono 2 cassetti gemelli e abbiamo anche lo spazio al di sotto del letto per aumentare appunto lo storage. Continua il trend per tutte le cabine vetrata e oblò su entrambi i lati. In questo caso troviamo anche il passo d'uomo installato sulla prua, ma ci arriveremo tra un attimo, oltre alla presenza dell'impianto di illuminazione in alto con strisce LED che possono essere anche soffuse come in questo caso, ma basta premere un pulsante e possiamo aumentare la luminosità all'interno e quindi dare una sensazione anche di maggior spazio. Qui arriviamo anche nel bagno dedicato alla cabina VIP, bagno con porta a battente, WC rivolto verso poppa, lavello, vi mostro anche qui lo spazio perfettamente abitabile, vetrata con oblò presente sulla murata e cabina doccia separata. Anche qui quindi area indipendente, rivestimento in tech e soffione in alto, quindi layout perfettamente conservato anche qui come nel resto delle cabine, ma come già detto è totalmente personalizzabile. Ritorniamo all'esterno e vi mostro anche una soluzione molto comoda per i comandanti, perché guardate, c'è una porta che si apre elettricamente con la quale noi possiamo accedere direttamente sul passavanti. In questo modo in caso di manovra possiamo uscire rapidamente dalla zona di comando e spostarci su tutta la barca. Vi mostro il passavanti che ha una larghezza conservata per tutta la sua estensione. Guardate qui la murata quanto è alta, arriva all'altezza della radice della mia gamba, oltre a una solida e ampia battaiola che consente quindi di avere una salda presa nel movimento. Ci sono 2 gradini che riducono il dislivello, ma vedete anche in questo caso la murata arriva all'altezza del mio ginocchio, resta la battaiola e arriviamo quindi nell'area di prua. Zona di prua che vede un divanetto molto ampio con tavolino centrale, tavolo che può essere regolato in altezza a seconda delle esigenze anche per non disturbare la vista del comandante quando siamo in navigazione. Un prendisole piuttosto ampio per 4 persone con passo d'uomo centrale che può essere anche coperto ovviamente con un cuscino per aumentare ulteriormente l'aria. Guardate la presenza dei portabicchieri, nonostante sia installato il tavolo io posso spostarmi tranquillamente, vedete tutti i passaggi sono ampi e comodi e soprattutto non abbiamo ingombri sul piano di coperta. Arriviamo quindi all'estremo della prua, qui c'è un ulteriore cuscino per creare un piccolo divanetto, vericello presente sulla plancia di comando a vista, vericello da 1700 watt quindi comodissimo, bitta per l'ormeggio. Qui abbiamo anche la doccetta per il risciacquo della zona di prua e il lavaggio ponte, mentre all'interno, ai lati del vericello, si trovano 2 gavoni con molla per tenerli bloccati per l'ispezione del vano catena. Oltre al vano catena vi mostro anche appunto il tubo della doccetta con l'attacco per l'acqua
la maniglia per sbloccare la frizione del vericello in caso di emergenza, e guardate anche quanto spazio c'è, riusciamo anche a inserire tutti i parabordi all'interno di questo vano. E quindi, cari amici, questo è il Cayman S600. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team.